Martedì 21 febbraio 2023 lasciamo l'isola di Coluccia per spostarci a Santa Teresa di Gallura. Tra le case colorate di via Umberto I, in prossimità della chiesa di San Vittorio e della piazza Vittorio Emanuele I, si trova il Palazzo Sanna. Luciano Molino ci guida al suo interno, mettendo in luce le epoche storiche che l'hanno attraversato. Siamo su via Umberto, è una delle vie principali praticamente storiche del centro storico di Santa Teresa di Gallura. Questo è il palazzo, esattamente così come vedete dal ponteggio, è il palazzo che era della famiglia Sanna, che era la stessa famiglia proprietaria dell'isola di Coluccia. Da sempre è stato suo, era una delle famiglie comunque non fondatrici ma comunque delle famiglie storiche di Santa Teresa, e ci hanno abitato loro fino a circa gli anni 60 fondamentalmente, che ci ha abitato proprio la sorella di Zagnolillo, che si chiamava Antonia, che poi era morta proprio a Coluccia. Da quel momento lì c'è stato un po' uno stato di abbandono di questo palazzo, è stato in qualche modo gestito in affitto, che però non si è capito bene poi se era un affitto, se la gente era entrata così in maniera un po' abusiva, fino a che poi è stato abbandonato totalmente. Il palazzo, voi lo vedete adesso così grande, non è nato tutto assieme così, ma è nato come si faceva nei paesi, è nato a pezzi, quindi magari c'era la prima casetta con un cortile perché serviva, poi man mano ci sono stati gli ampliamenti, fino addirittura, adesso lo vedremo, da un certo tipo di muratura siamo arrivati fino ai blocchetti. Quindi praticamente stiamo partendo dai primi del 1900, forse ancora prima, ma abbiamo trovato un caminetto con la scritta 1909 e poi arriviamo forse agli anni 50 o forse addirittura ai primi anni 60. Questa qua abbiamo ritenuto che sia stata la prima costruzione che è stata fatta. In ogni stanza vedete questa particolarità del camino. C'era il camino perché era l'unica fonte di riscaldamento. Qua ugualmente vedete la diversa tipologia di muratura. Questa è una muratura leggermente più giovane perché comunque ha della presenza della calce. Questa qua sicuramente è una muratura più vecchia perché, come potete vedere, si tratta solo ed esclusivamente di fango, non ha niente. La calce era solo ed esclusivamente sull'intonaco. Questa stanza qua, dove c'era il camino con la scritta 1909, e quindi è sicuramente una di quelle più antiche, contiene una cisterna, dove vedete l'accesso è questo qua. Questo era completamente chiuso, l'abbiamo trovato nella demolizione dell'intonaco, e questa c'è una cisterna che comprende circa la metà di questa stanza. Qua si accedeva sia da una parte che dall'altra, molto probabilmente perché da una parte c'era la stanza, dall'altra c'era il cortile, e qua si metteva il secchio e si tirava fuori con la fune per recuperare l'acqua. Come arrivasse l'acqua qua non lo sappiamo, se c'era una sorta di primo acquedotto oppure addirittura si portava l'acqua con i carri e ognuno poi si faceva la sua scorta. Questo lo dobbiamo ancora scoprire. Trovate naturalmente adesso delle situazioni dove c'erano i solai in legno, alcuni sono caduti, alcuni sono marci, ma adesso le demolizioni fondamentalmente sono quasi finite. Potete notare anche la differenza di pavimento, perché man mano che andiamo, questi erano un po' i primi pavimenti. I pavimenti fondamentalmente siamo partiti in generale in Gallura da trovare la terracotta, quindi semplicemente era terra argilla che veniva battuta, bagnata tutti i giorni. Poi si è andata avanti e ha iniziato questa sorta di marmette, prima in cotto, poi cementizie, che sono queste qua, e poi quando saliamo su vediamo la pavimentazione in graniglia, che questa era l'ultima che si era stata fatta negli anni 50-60. E qua finiva la prima parte della costruzione. Qua l'abbiamo scoperto perché abbiamo trovato una sorta di intonaco esterno. Su questa parete c'era un intonaco esterno, e addirittura da quel caminetto lì c'era il forno a legna. Qua avevano fatto una controparete per chiudere, perché c'era la situazione della muratura che continuava con la struttura del forno a legna, ma qua sotto c'è la bocca ancora del forno a legna. Quindi questo ci indica che la casa finiva qui. Infatti c'è anche il disegno del colore, e questo era il cortile.
Poi naturalmente con gli anni, per esigenze familiari, è stata ampliata. Questa faceva sempre parte di una zona molto antica, molto vecchia, che sono nate assieme con quella lì. Tant'è che rivediamo la muratura con il fango, la calce si limita solo agli intonaci, la muratura è fatta con pietra non tagliata ma pietra raccolta, la pietra tagliata è limitata solo agli stipiti degli infissi e alle architravi. Questa è una delle murature che è stata fatta circa 15 anni fa, forse ancora di più, dal comune di Santa Teresa proprio per impedire che la gente buttasse la roba dentro. I solai sono stati fatti successivamente perché sicuramente questa casa qui aveva una copertura in legno e molto probabilmente in canne, come si faceva d'altronde, o forse anche in ginepro, e poi nel momento delle sopraelevazioni sono state fatte questo tipo di solai che sono in laterizio e ferro, sicuramente non moderno ma comunque degli anni già del cemento, quindi saremmo stati negli anni 50 molto probabilmente. Qua è già un'epoca diversa perché qua possiamo vedere le due murature, vedete qua che abbiamo sempre fango, mentre qua abbiamo già la presenza di un po' di calce. Quindi molto probabilmente quella muratura lì faceva parte di quelle due stanze che erano quelle costruite prima e queste man mano poi si veniva avanti. Quindi lì siamo sulla parete dove c'era il forno a legna e quindi è per quello che questo molto probabilmente era un cortile. Tutta questa pianta era nata ad un piano molto alto perché si usava così, quindi anche se era un piano terra, queste altezze specialmente nei paesi non erano le altezze sue, ma le stanze erano alte 4 metri, anche 5. E quando andiamo su vi faccio vedere, poi quando c'è stata la modifica, che è stato diviso in 2 piani, e quindi praticamente il piano di su è stato sopraelevato, rialzato rispetto all'imposta del solaio che aveva, per poter recuperare questo solaio intermedio e fare 2 piani. Questo è stato secondo me l'ultimo ampliamento perché troviamo già il forato. Vedete, qua ci sono dei mattoni forati. La casa sicuramente finiva qua e qua poi c'è stato questo ampliamento. Tant'è che questo sicuramente era un cortile perché qua troviamo i primi blocchetti in cemento, che vuol dire che stiamo parlando degli ultimi anni 50 o i primi anni 60. C'erano molto probabilmente degli accessi, ma comunque sicuramente era un cortile. La situazione della muratura è molto mista qua. Saliamo da questa scala che è un po' secondaria, questo era uno dei bagnetti che ne abbiamo trovato 3 in tutto. Questa è naturalmente chiostrina esterna. Questa stanza era sicuramente l'ultima che è stata realizzata. Siamo esattamente sopra a quello che io ho detto che molto probabilmente era un cortile. Perché dico che è l'ultima? Perché abbiamo solo questa parete con la vecchia muratura in pietra e un po' di calce, ma lì abbiamo blocchetto di cemento, lì abbiamo blocchetto di cemento e qui abbiamo blocchetto di cemento. È un'altra cosa che ci troviamo con dei solai in laterizio e in ferro, travi di ferro. Questo ci indica che è una casa costruita, ripeto, negli anni 50-60 perché non abbiamo un minimo segnale di nessun tipo di legno, come d'altronde invece troviamo nelle altre stanze. È una stanza unica, si usava così, naturalmente stiamo parlando, ripeto, degli anni 50, quindi il bagno, c'era il bagnetto giù, si usciva fuori, era già una grossa comodità perché non tutti ce l'avevano. Di conseguenza questa magari era una camera dove dormivano 4-5 persone, però il suo bagno ce l'aveva, quindi era già, diciamo, di lusso. Sia in quella stanza che in questa vediamo il pavimento in graniglia. Questo ci indica il periodo del cambiamento. Già andando su e trovando delle situazioni di murature molto diverse. Questa è una pietra tagliata, tant'è che si potevano permettere di fare una superficie di 25-30 cm a posto dei 50-60 che abbiamo sul resto, perché è una pietra tagliata. Fondamentalmente sono dei blocchetti di granito tagliati. C'è già calce, è un impasto, non è più solo fango, e poi naturalmente davano uno spessore di intonaco che aveva una funzione quasi strutturale.
Queste le abbiamo fatte perché giustamente l'ingegnere ha voluto sapere che tipo di muratura aveva, perché ci troviamo in un centro storico dove questo si chiama centro matrice. Che cosa vuol dire centro matrice? Questo palazzotto qua è un palazzotto che fondamentalmente è curato da parte della sovrintendenza e quindi bisogna stare attenti. Si potrebbe, tra parentesi, demolire, ma ci vogliono delle motivazioni molto importanti e serie da parte dell'ingegnere calcolatore, dove non si prende la responsabilità perché lui stesso dichiara che è in condizioni fatiscenti e quindi è pericolante e può cadere. Siccome così non è, abbiamo deciso di fare invece la ristrutturazione mantenendolo così com'è. Siamo sopra la parte vecchia, tant'è che questo qua abbiamo un solaio completamente in legno e non si sa perché, ma tutte le cose che abbiamo trovato della famiglia Sanna, che sono ancora intatte, che abbiamo portato via naturalmente curandole al massimo e cercando di salvaguardarle in una maniera molto importante, erano dentro questa stanza. È l'unica stanza dove non scende l'acqua. Ma questi sono gli unici 2 solai in legno, il che ci indica che molto probabilmente questa parte qua della casa è nata già con i 2 piani, mentre da quel muro di spina cosiddetto in poi è nata dopo. Naturalmente poi iniziamo a vedere però le opere di sopraelevazione, chiamiamo così. Questo, il tetto è venuto giù, però vediamo tutta la muratura già con cantonetti di granito che sono stati tagliati e non raccolti, non è pietra da campo. Quindi vedete la regolarità del cantonetto. Quindi questa è un'opera veramente che si faceva solo ed esclusivamente già, ripeto, minimo negli anni 50, che si iniziava a tagliare la pietra, negli anni 40-50 si iniziava a tagliare la pietra. Il tetto, a differenza di quella stanza che ho detto che era l'ultima, come potete vedere è fatto in legno, travicelli, tavelle in laterizio e tegole sopra. Poi facevano questo controsoffitto che chiamavano profò, che fondamentalmente serviva per non vedere il tetto, perché all'epoca aveva una funzione molto importante che era quella della trasmittanza del caldo e del freddo. Qua è una stanza che secondo me si legge molto la storia. Guardate questa linea qua. Questa linea qua era sicuramente il primo appoggio del solaio, quando ancora c'era solo un piano. Immaginatevi quanto erano alte queste stanze. E cosa hanno fatto? Hanno preso le travi che erano fondamentalmente a copertura di questo piano e le hanno tirate su. Infatti, vedete come sono appoggiate queste travi? Che su non è finito e non c'è neanche, perché non c'era bisogno di finire la muratura lì. Ma la cosa particolare è che hanno mantenuto queste travi, ed è una cosa bellissima, perché stiamo pensando che queste travi siano ricavate dall'albero di un veliero. Tant'è che abbiamo deciso di fare un tetto strutturale con delle travi di ferro e tavelloni e poi rimettere questo legno che abbiamo trovato, riposizionarlo esattamente così com'è, stanza per stanza. Dove c'era, dove non c'era non lo mettiamo, non facciamo finti. Noi adesso abbiamo una priorità, che è quella di fare il tetto come per preservare tutto immediatamente, cioè ci stiamo già lavorando, quindi facciamo il tetto, copriamo, facciamo le pareti e poi entriamo con calma a vedere quello che succederà e quello che troveremo, perché ogni demolizione qua è stata una scoperta. Abbiamo fatto delle demolizioni molto attente, come quasi se stessimo di fronte ad un reperto archeologico, perché siamo entrati, abbiamo liberato, poi abbiamo iniziato a fare queste demolizioni e ogni minuto ne venivano fuori. Qua ne abbiamo un esempio, ad esempio, piuttosto che delle porte, piuttosto che i caminetti, piuttosto che il forno a legna. E adesso, quando andremo a demolire i pavimenti, sono sicuro che ne verranno fuori, perché molto probabilmente sotto ci sarà ancora un vecchio pavimento.
quindi ogni stanza ha la sua storia. Per quello che tutto quello che abbiamo detto adesso ci fa capire che fondamentalmente noi percorriamo delle epoche. Questa casa non è che è stata iniziata nel 1900, nel 1905 è stata finita e l'hanno abitata, non è andata così. È andata così perché a memoria storica Santa Teresa, come tutti i paesi, nasceva come nasceva, con la casetta, il cortile, poi si sposava qualcuno, aveva dei figli, aggiungevano la stanza e poi alla fine hanno coperto tutto, ma questa era la storia, è nata comunque con il piccolo palazzetto della via del paese con il suo cortile. Il futuro tiene conto del passato perché sicuramente tiene conto del passato, anche perché qualcuno diceva non puoi affrontare il futuro se non conosci il tuo passato, quindi è impossibile. Poi la linea che abbiamo tenuto fino adesso con Marco, non solo qua, ma a Coluccia, da tutte le parti, è stata sempre quella, anche in posti dove non avevamo segni di storia, ma ci siamo tenuti a quello che sarebbe stata la storia. Quando abbiamo iniziato le costruzioni della Conchiglia le abbiamo iniziate così. Perché c'è una 1860 e una 1960 alla Conchiglia? C'è perché abbiamo immaginato la storia di un pastore che aveva fatto la casa nel 1860 e 100 anni dopo l'aveva ereditata dal padre e 100 anni dopo il figlio l'aveva fatta, il nipote di quello lì l'aveva fatta nel 1960. Una è stata fatta con i cantonetti, con le pietre raccolte lì, come facevano una volta, e l'altra è fatta con i cantonetti tagliati. La storia si incrocia sempre, anche con questa, perché noi abbiamo qua delle strutture fatte con della pietra raccolta in campagna che se tu pulisci è uguale a quella del 1860, e abbiamo le stanze fatte con il granito tagliato, che è esattamente quello come quella della 1009. Non parliamo quando siamo arrivati a Coluccia, che lì abbiamo veramente fatto quello, come diciamo sempre, che avrebbe fatto Zagnoletto, quindi lì è assolutamente impeccabile. Qua, a maggior ragione, ripetiamo questo.